Benvenuti a tutti in questa nuova video recensione. Oggi parlo del cambio ad H del Logitech G29, acquistabile solo separatamente dal volante al prezzo di circa 50 euro. E partiamo proprio dal prezzo, il suo punto di forza. Paragonato al cambio della Thrustmaster, venduto a ben 150 euro, questo di Logitech risulta essere una valida scelta economica, se non si vogliono spendere 100 euro in più. Gran parte delle volte però economico vuol dire anche qualità più bassa rispetto ad altri prodotti, e questo è l'esempio perfetto. Il materiale della leva è in acciaio ed il pomello è ricoperto in pelle. Direi delle ottime scelte per un cambio ad H. Peccato che tutto il resto è fatto di plastica, che se all'apparenza può sembrare resistente e duratura, in realtà col passare del tempo, almeno nel mio caso, si è rivelata molto fragile, soprattutto nella parte inferiore dove sono presenti i fissaggi della periferica nel tavolo. Ancora sul mio tavolo tengono più o meno, ma mi basta una pressione più forte del normale che ecco che dopo poco si possono staccare facilmente. Io non sono un tipo pesante nelle cambiate, ma magari può capitare un momento caotico durante la guida che ecco fatto che c'è qualche probabilità che da un momento all'altro questo cambio si può staccare. Nel mio caso non è nulla di grave, è questione di 10 secondi che riattacco tutto e parto, ma questo può rivelarsi un vero problema a tutti quelli che giocano online o comunque che fanno competizioni serie. Diciamo non il classico giretto turistico al Nürburgring come faccio io di solito. Inoltre il fissaggio centrale nemmeno ci arriva al mio tavolo e anche questo è uno dei motivi per cui ogni tanto il cambio si sposta. Comunque io ci metto un pezzo di carta piegato che compensa un po' questo vuoto e più o meno tiene fermo il cambio. Se avete questa periferica o comunque volete comprarla, io vi consiglio di usarla delicatamente. Ad ogni cambiata fate un movimento leggero, non ci andate giù un po' troppo, perché conosco ragazzi che hanno rotto il cambio a forza di movimenti più tostarelli. E se le cambiate vengono fatte con leggerezza, la periferica risulta essere abbastanza fluida e precisa. Ma non sempre però, soprattutto inizialmente, che può capitare ad esempio che invece di inserire la sesta si inserisce la quarta. In questo caso è un po' lo sbaglio sia dell'utente ma anche della periferica, che non è precisissima al 100%, soprattutto dal fatto che gli innesti sono molto vicini tra di loro e può capitare che comunque a volte cambiando veloci si può sbagliare marcia. Invece la retromarcia si attiva premendo verso il basso e per poi spostarsi verso la sesta, nulla da dire a riguardo, fa il suo lavoro degnamente, e magari se non si prema a fondo verso il basso può capitare che la periferica invece di riconoscere la retromarcia inserisce la sesta. Comunque sia, io consiglio questo prodotto a chi vuole avere una prima esperienza col cambio manuale spendendo poco. Trattandolo bene e senza essere pesanti può rivelarsi un valido prodotto. Però chi ci dà giù pesante vuole un cambio robusto, tosto, di qualità, soprattutto ben superiore in generale, che regali tante soddisfazioni, allora mi dispiace dirlo ma la mia scelta ricade subito al cambio Thrustmaster, che secondo me ha un prezzo un po' troppo alto, però la periferica è completamente diversa, è diciamola proprio molto più professionale, almeno secondo me. Cari ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal mondo dei simulatori. Ma porco.